quest'autostrada si candida per essere una delle più belle in assoluto. Oddio! Merda! Cazzo, benvenuti in Nigeria, eh! Porca vacca! Ma una spianata a sta strada no, eh? What happened? Ok, mi sono un po' preoccupato stavolta, eh? Mamma mia che strada, raga! Che dove c'è mancato? Io sono serious, eh? Questo è trial, è manco un duro, eh? Hello? Dice vari accesi, lo so. Dopo l'ultimo dei problemi. Regalaci una stradina così, ecco, cos'è col cavolo, ecco, questo è cascato, perfetto. Questo c'era 100 kg di roba sopra, però. Ma state vedendo che bella questa zona? Ma che spettacolo! Fornesi no fede, bro. Io non so se ce la faccio a fare 30-40 km strada così, eh. La gamba c'era, in realtà una soltanto. Io sto mutando in corridoio, ho passato la ragazza, fantastico. Oh! Ah, ok. Questo è quel pezzo. Beh, oddio! Merda! Porca vacca! Dani, non mi casca lì che sto cavoli, eh. Sì, grandissimo Dani, grande. Hello? Dice vari accesi, lo so. Dopo l'ultimo dei problemi. So, benvenuti in Nigeria, eh? Mamma mia che strada, raga. Vai, trattoretto, vai! Eh sì, perché ti sono fermati? Hello! Basterà, che dite? Guardate che roba, oh! Guardate che spettacolo le montagne lì, guardatele voi che io ho da fare. Ah, ancora si sale.
che lo vedo prima. Cada vez más difícil, Every time is harder, This was serious, Danny, let's turn off a little bit the bike because I can smell more and more the plastic. I almost fall, Imagine. Ma this is not a joke, Bueno, sabes que todo lo que sube baja, ¿no? Pues ahora va a tocar bajar, espero que no sea muy complicado. Perché bajar can be worse than subire. Io ricordo a tutti che il signore di prima, tale Peter, insisteva nel dire strada buona. Che miseria. Io l'ho proprio ignorato, mi piace questa cosa. Passare a sinistra, vabbè, io fate vedere cosa voi, ma ammazzo. Ricordo ragazzuoli che se volete supportare il canale, se volete continuare a vedere questi video, ho attivato gli abbonamenti. L'abbonamento più piccolino è 99 centesimi al mese e sto già predisponendo qualche video dedicato solo per gli abbonati in anteprima. Per il momento ve lo dico, non c'è granché, perché qua in Nigeria la connessione è terrificante, quindi anzi sostanzialmente non c'è, quindi non riesco a fare nulla di che. Però per ora che avrò pubblicato questo video starò in Sudafrica probabilmente, quindi dovrei aver già attivato tante cosine interessanti per gli abbonati. Grazie in anticipo a chi vuole dare una mano. Hello. Porca vacca. Hello. Ma una spianata a sta strada no, Dico asfaltata, perché anzi preferire di no, però una ruspa, una cosa. Hello, thank you. Hello. Quanto mi sento bene quando la gente ti dice welcome, che non è solo ciao, capito? Questa strada si candida per essere una delle più belle in assoluto. Hello! Sì, no, non mi ero fermato per te, stavo a finire tra la buca. No, facciamo qua una sorta di cemento. Cioè, capite, perché qua sta in discesa, quando piove gli viene giù tutto e si porta via tutta la strada. Fontani non lo vedo, ma questo pezzo non dovrebbe essere stato troppo difficile per lui. Aspettare che allunga.
spettacolo. What happened? So I fall, just starting the way. Like, Okay. I lost the control and boom. And you was here. I tried to call, but so I try. One girl came with children, but they cannot. Also, other people with carrying things, they don't want to stop to help me. But they tell me another people is coming. So finally, I take all the luggage. I move the bike to the pendiente and I leave it for myself. And I lose a lot of oil, gasoline. Maybe 1 liter or How? I don't know. Was leaking for the pipe of the. This is not good. So finally, the first time I leave it for Great, myself. great. I started being worried also because I stopped people. I said, no, I didn't see anybody. Someone said, no, it's coming, it's coming. How do you know that it's coming? So I said, But I was not worried for you falling something else. So The way is nice or difficult. When I arrived, it's okay. I was waiting a lot of time because I think somebody is coming to help me. After 10 minutes, I say, okay, let's try. Removing everything and moving the bike because the bike was in a point that was impossible. Arrastrándolo, ¿sabes? Finally, I put like this and. This is also why I was not coming, because I saw so many people that, okay, if he dropped the bike, someone is coming to help. Okay, luckily you didn't get injured or something, I was worried. Everything is good. Ok, mi sono un po' preoccupato stavolta, perché comunque sono stato così almeno un quarto d'ora fermo, sia perché non era proprio banalissimo rigirarmi, sia perché sapevo che, vedevo che c'era tantissima gente che andava avanti e dietro, a piedi, in motorino, quindi ho detto, sai, seppure è caduto, qualcuno gli darà una mano. A quanto pare è quello che ha detto, qualcuno è passato e quel cavolo gliel'ha data la mano, quindi andate tutti a fanculo. Poi due livelli di preoccupazione era uno che si fosse fatto seriamente male, due qualcosa di peggio, perché comunque non lo so, la sensazione è strana qua a questo villaggio. Sarà che mi sono fatto condizionare da quella ragazzina di prima che proprio non mi ha neanche degnato uno sguardo, quando di solito i bambini qua sono super amichevoli, super curiosi, e per me i bambini sono un fortissimo termometro della popolazione. Wow, che bellezza. Certo, la potevate fare un po' meglio sta collata di cemento, invece che tirarla con la fionda. No, mi è tornato in testa cacao meravigliavo, no, porca miseria, come l'altro giorno. Come rivedo la piantagione di cacao mi riparte la canzoncina in testa, mannaggia la miseria. Abbiamo qui la cioccolata. Bello che prima quando ci siamo fermati Daniele era tutto casato perché non era caduto, da quello che ho capito è ricaduto appena ripartito. Non si dicono mai queste cose, mai. Stessa cosa io quando mi sono rotto i legamenti dov'era? In Montenegro quest'estate.
3 mesi senza cadere. Il giorno che ho detto, ah, vedi, porca miseria, ho finito il primo viaggio di 3 mesi senza mai cadere, boom, sono rotti i legamenti. Condizioni di salute della moto e cadute non si nominano mai, mai. Quando ritorni a casa, finito il viaggio, allora se ne parla, forse. Vabbè, che cacchio stiamo passando? Questo è trial, è manco un duro, Chris Birch, ci stai vedendo? Porca vacca, qui, vabbè, sì. Voi vedete pianeggiante anche questo pezzo, vero? Lo confermate? Vorrei sporgermi più indietro, ma troppo nel sedere sulla borsa. Ma state vedendo che bella questa zona? Meraviglia, meraviglia, guardate che roba. Dove c'è mancato? Mazza, qui c'era un'attività dietro a sta roba dell'olio di palma. Io non ve lo dovrei dire perché poi è un po' umiliante la cosa, ma questa scarpata in discesa che stiamo facendo adesso, un istante prima che io accendessi la videocamera, sono saliti due su una motoretta come se niente fosse. Ma come cacchio? Oh, io ho girato mezza Asia, mezzo sud-est asiatico, anzi tutto il sud-est asiatico, uno scooter, e lo so che effettivamente si arrampica dappertutto, si va dappertutto, però non è che ho fatto strade così, porca miseria. Ah, quanto mi sono divertito quel periodo. Cambogia, Laos, Thailandia, cos'altro? Vietnam. In Vietnam avevo una motoretta 150 con le ruote e mezze da stellate, però Cambogia, Laos e Thailandia con degli scooteracci che non ci andresti neanche al bar, con le sospensioni anteriori completamente distrutte. Fatta, ecco, strade così le facevo tranquillamente, non quel pezzo in salita, questo così proprio in ciabatte, questo da vero africano o asiatico, rigorosamente in infradito, maglietta a maniche corte e talvolta dorso nudo, attraversato fiumi su canoe, zattere, cose che con la moto non so cosa sto dicendo. Oh, l'ultimo chilometro ce lo stanno a far sudare, Ma che spettacolo! Poi tutto questo uno, cioè, già guidare qui non è proprio una passeggiata, e poi ogni tanto devi pure pensare all'inquadratura che fai, non è poi inquadrare la parte alta del telefono e la strada. Voilà. Oh, ma vado a alzarmi in piedi, ok? Va bene, sì, lo so, mi devo alzare in piedi lì, ma non va.
questa moto ci si può anche saltare a fare queste cose da seduti. Che cosa abbiamo qui? Farò una ragione di questa umiliazione che ho dovuto far passare. In realtà sto aspettando da anni, però comunque mi sta via di calcagna. I think we passed the crossroad, Jesus. We were supposed to turn right somewhere before. For me it's enough, the road. It's enough. Okay. Okay, I understand. Well, still 10 kilometers to come back on the on the tarmac. 10 kilometers? Yeah. Oh my god. Allora, Bondani ha alzato bandiera bianca, lo capisco, perché oltre a quello che ho fatto pure io, in più lui ha dovuto trascinare la moto, scaricare i bagagli, sollevarla da una posizione del cavolo, ricaricare i bagagli e proseguire, che da grandissimo esperto di cadute quali sono, e so perfettamente quante energie ti si porta via una situazione del genere, solo che sono altri 10 km e mi pare che la situazione stia particolarmente migliorando. Vedo un certo traffico che insomma quel minimo tranquillizza, però ecco, la strada la vedete, non è che sia proprio una passeggiata, ecco. Porco due. Ah, che bella questa roccia, tutta quei colori, credo, per via dell'acqua. Regalaci una stradina così, ecco, cos'è col cavolo, ecco, questo è cascato, perfetto. Dammi la mano, va. Hello? Need help? E questo c'era 100 kg di roba sopra, però. Ok, are you ok? Bravo. Il livello di rispetto che nutro per le persone che vivono in queste zone e che si devono fare queste strade per fare qualunque cosa è addirittura superiore a quello dei ciclisti che viaggiano in Africa in bicicletta. Quelli a me non hanno scelto, questi sono nati qui, queste sono le strade che hanno, queste sono, come dire, le condizioni in cui possono aspirare, i mezzi con cui possono andare e via così. E adesso la brutta notizia è che non continuando sullo sterrato interamente dobbiamo ritornare sulla strada principale, che è quella fogna di ieri, super trafficata, super polverosa, super pericolosa, e va bene, però si viaggia in due e si scende a compromessi.
so se ce la faccio a fare 30-40 km di strada così, perché sarei dovuto essere stato un pochino più insistente con Dani. L'unico motivo per cui sono contento di tornare indietro su questa strada anziché proseguire su sterrato è perché riesco a far rivedere meglio questa montagna. In realtà forse voi l'avete già vista bene mentre arrivavamo grazie alla videocamera che riprende di dietro, ma io ho soltanto dei veloci flash che dal modo che io ne vedo gira per quanto devo andare avanti. Pazzesco. Queste montagne mi ricordano vagamente, anche se non c'entro niente dal punto di vista proprio strutturale, ma mi ricordano vagamente quel forma i Mopotes a Cuba, nel nord di Cuba, Señales, e in parte anche le montagne di alcune zone della Thailandia e del nord del Vietnam, e tarozzi un po' quasi inspiegabili. Ok, allora destinazione in teoria era Benin City, ma sono già le 3:30, quindi assolutamente no, anche perché Benin City comincia a essere zona un po' caliente. E quindi abbiamo trovato un alberghino apparentemente interessante a metà strada, presumibilmente ci fermeremo a dormire lì, poi così domani passiamo attraverso Benin City e quindi poi proseguiremo e insomma abbiamo un po' scombinato le prossime tappe, però le prossime tappe erano già abbastanza in corse perché le prossime 2 tappe attraversano una zona calda della Nigeria e quindi insomma non siamo riusciti bene a capire il grado di pericolosità e mi sa che gireremo un pochino più a largo giusto per stare un po' più tranquillo. E alla fine già di rischi ne prendiamo molti sul sterrato, faccio pure sparare, non mi sembra proprio, anche perché poi sono tutti questi bei video registrati mentre faccio il tempo a montarli e a pubblicarli e mi sparano prima. Bella, questa zona salta proprio nella top 3, sì, vabbè, per stare tranquillo direi top 5, ma penso anche top 3 le zone più belle del West Africa, escludo sempre dove sta il Marocco. Il Marocco gioca un campionato diverso. Good evening, sir. Very good, and you? Thank you. Hello. Sì. Sì. La sabbia ci resta sempre, Lolo Classic Motel. La metto pure all'ombra. La reception, questa macchina sta qui da quando hanno costruito il tutto. Ok, oggi abbiamo fatto proprio bravissimi, 4:42, già arrivati, birrozzo sperabilmente. Sono venuti un po' di crampi alla gamba sinistra, mi sa che devo mangiare un po' più di frutta. Che qua purtroppo è tutto riso, carne, pesce, riso, fufu. E le mie amate verdure non è che si trovino tantissimo. Bonsoir! Ogni tanto mi scappa ancora il francese, scusate. Vabbè ragazzuoli, niente, io adesso vado a vedere che ritira, speriamo che abbiano una camera, poi ve la faccio vedere tra poco. La camera c'era, in realtà una soltanto, mi sto mutando in corridoio, ho passato la ragazza, fantastico, e niente, 20.000 pari a 12 euro, camera doppia con doppio letto matrimoniale, non c'è l'aria condizionata ma va bene, diciamo che è anche più graziosa della media, c'è il ventilatore, bagno abbastanza discutibile,
c'è il solito cesso senza la tavoletta, lavandinuccio, quella speriamo che funzioni, però i gestori, marito, moglie e figlia, persone meravigliose, fantastiche, e quindi siamo veramente molto molto contenti. Giornata pazzesca, Dani ha rischiato la vita 75 volte, penso che mi abbia mandato i peggio colpi della sua e della mia vita, però non è colpa mia, cioè nel senso io propongo tappe, ma tra l'altro stavo senza internet, quindi neanche potevo fare un controllo accuratissimo tramite il satellite. Tantissima roba, zona meravigliosa, strada al limite dell'impossibile, ma quella tacchetta in meno che te la rende proprio perfetta. Fantastico. Allora, fanciulli, intanto che siamo qui in questo posticino molto grazioso qui in Nigeria, adesso c'è la musica, il lentone, però fino a poco fa c'era la musica dance anni 70, fantastico. So che voi siete sempre curiosi di quello che mangio, vediamo se posso accendere un flash, vediamo, tac, sì. Allora, qui abbiamo non lo so, delle verdure non meglio identificate ma molto buone, e il pesce gatto, che in realtà non è proprio il pesce migliore del mondo, ma qua lo sanno fare piuttosto bene. E adesso ce lo mangiamo tutto.